Salve a tutti ragazzi, siamo qui dal vivo. Ormai faccio la partita del Napoli con un video analizzando le formazioni e vedendo come ci arriva una squadra come l'altra, però ho aspettato un attimo perché è da ieri sera che ci sono tantissimi disordini a Napoli, tifosi dell'Eintracht che della città abbiamo appena letto che sono comunque controllati da agenti di polizia, c'è un elicottero a sorvolare la situazione. Però volevo dire la mia perché secondo me era una cosa che si poteva evitare o almeno si poteva tamponare diversamente. Però è è anche facile parlare e poi fare i fatti è abbastanza complicato. Si dovrebbe comunque, secondo me, eh, non voglio dire mettersi agli aeroporti, alle stazioni, controllare tutti i documenti, perché comunque non puoi mica chiudere una frontiera per una partita di calcio, però ci sono stati gli strascichi, sono 15 giorni che si parla, i tifosi verranno, non verranno, le tifoserie tedesche e la stampa tedesca era stata molto chiara e lo si sapeva, che sarebbe finita così. Speriamo che non si vada oltre perché per quello che abbiamo letto, che ho qui, le ultime news alle 2 è che ci sono anche 250 tifosi dell'Atalanta presenti al corteo con i tifosi dell'Eintracht che da questa mattina sono in giro per Napoli. Altissima tensione nel centro storico, scortati comunque da poliziotti e elicottero a sorvolare. Detto questo, io spero che non sfoci in peggiori conseguenze, perché non voglio che poi venga intaccata una grandissima partita che per noi, dal punto di vista della storia, è importantissima, perché non abbiamo mai raggiunto i quarti di finale, non abbiamo mai passato gli ottavi nelle nostre apparizioni in Champions e questa è la partita che alla fine, secondo me, è la più importante della stagione. Ovviamente anche visto l'andazzo del Napoli in campionato che ha fatto il vuoto, è una partita che pesa veramente sul groppone. Secondo me pesa più per noi tifosi che per i calciatori che poi entreranno in campo, perché comunque arriviamo da un 2-0 dell'andata. Dobbiamo fare la nostra partita. Abbiamo visto le conferenze stampa. Rachmani ha ribadito che comunque il Napoli cercherà di portarsi in vantaggio, soprattutto nei primi minuti, mettendo in chiaro la situazione, perché la partita dell'andata è stata un'ottima partita, però se ricordiamo bene, i primi 10-15 minuti non è che abbiamo sofferto, però qualche scorribanda avversaria l'abbiamo subita e non, diciamo che non la dobbiamo far succedere perché comunque prendendo un gol subito prende fiducia la squadra avversaria e può diventare la partita che poi non vogliamo. Quindi testa la partita e massima attenzione, soprattutto per quanto riguarda i falli, la tensione che c'è tra i tifosi che poi può, secondo me, intaccare qualche calciatore in campo, nervosismo soprattutto perché credo che anche l'Eintracht ci metterà del suo in campo. Spero che non la buttino sulla rissa o sui falli o sulle proteste perché non voglio che esca una partita così perché sono un amante del bel calcio, sono un amante di partite giocate più che studiate a tavolino e tra risse tra tifosi. Però ci sta che possa succedere cose del genere. Spero di no. Comunque le formazioni abbiamo imparato tutti, Meret, Kim, Lozano, dovrebbe giocare Lozano, Simen e Quara in avanti con Meret tra i pali, anche se io l'ho detto già nel post partita di Napoli-Atalanta, l'unico che potrei
scegliere di far riposare è solo Kim, perché mi sento abbastanza sicuro anche con Ostigard e Juan Jesus. Ovviamente stiamo parlando di Kim, il miglior difensore del campionato italiano attualmente in circolazione. Però Ostigard ha fatto una grandissima partita ad Anfield, se la ricordate. Juan Jesus ogni volta che viene chiamato in causa dà sempre il suo contributo, facendo pochissimi errori e rendendosi utile, stando sempre sul pezzo. Quindi da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Vediamo in attacco se Lozano ha recuperato al 100%, perché Lozano ogni qualvolta che salta qualche gara per qualche affaticamento muscolare ci mette comunque un po' di tempo per tornare ad essere brillante, un paio di partite, una partita. Ovviamente l'infortunio non è stato grave, è stato un affaticamento, non credo che sia questo il caso, però mai dire mai. E comunque gioca Lozano titolare. Avrei messo anche io Lozano titolare, anche vista la partita dell'andata, perché sulla fascia di Lozano all'andata abbiamo attaccato e siamo stati prolifici da quel punto di vista. Detto questo, volevo un attimo, avevo raccolto alcune notizie, vediamo se le trovo e le volevo leggere con voi. Notizie per quanto riguarda il nostro presidente, perché c'è stata in settimana, l'altro ieri mi sembra, o forse prima dell'altro ieri, comunque l'uscita del presidente è di ieri, perché vogliono fare la Supercoppa italiana, una sorta di Final Four, ovviamente fatta sempre in Arabia, mi sembra, però far giocare la vincente della Coppa Italia, la vincente del campionato e le altre due squadre che sono sì, vincente del campionato, vincente della Coppa Italia, le altre due squadre vanno alla Final Four per questo nuovo format. De Laurentiis non è d'accordo e non sono d'accordo nemmeno io. Io già non sono d'accordo a giocare la Supercoppa fuori dall'Italia, perché è un trofeo italiano e dobbiamo andarla a giocare all'estero, perché ci sono accordi, diritti TV, soldi che girano e siamo d'accordo. Però voglio leggere due commenti che secondo me racchiudono il mio punto di vista e sono: Sport 3616 dice ADL ha ragione, la Supercoppa si fa prima che inizi il campionato e la Supercoppa la devono giocare chi vince lo scudetto e chi vince la Coppa Italia, come è sempre stato e come è stato finora. 3. Questa è una sottigliezza. Se la squadra è la stessa, si potrebbe anche evitare di farla. D'accordissimo con Sport 3616. E poi c'è un altro commento che è Francesco Filisdeo. Questa è una notizia rilasciata comunque da Calcio e Finanza, che dice: perché creare un evento unico, renderlo spettacolare, quasi uno show, come fanno in altri paesi, quando puoi scimmiottare una liga spagnola quasi sull'orlo del fallimento come il nostro campionato? Sante parole. Secondo me si deve riportare tutto in Italia in primis. Secondo, non è il caso di firmare più questi accordi comunque con paesi esteri. Sono trofei italiani e si devono giocare in Italia, nei grandi stadi che abbiamo. C'è San Siro, c'è l'Olimpico, lo stesso Maradona. Abbiamo tantissimi stadi dove poterla giocare, venue dove si può creare uno spettacolo indimenticabile. In Italia dobbiamo andare a fare queste cose all'estero. Quindi non sono per niente d'accordo. Per me addirittura è meglio non giocarla proprio la Supercoppa italiana. Se deve essere così, un mini torneo alle Final Four non mi sta bene più, perché deve essere un premio per chi ha vinto la Coppa Italia e per chi ha vinto lo scudetto. Si vanno a scontrare e vinci un altro trofeo, però se dobbiamo fare poi il mini torneo, allora non siamo più d'accordo. Detto questo, volevo un attimo, vediamo, c'erano un'altra notizia che avevo. Vediamo se la troviamo. Ah, ecco qua, per quanto riguarda i tifosi dell'Eintracht, perché questa secondo me è
è una cosa che ha fatto scattare ancora di più la molla per quanto riguarda ciò che sta succedendo. Il divieto della trasferta era stato tolto, diciamo, settimana scorsa, mi sembra venerdì o giovedì, e poi il sabato dopo è stato rifatto il decreto ed è stata rivietata la trasferta. Allora, ma voi avete vietato la trasferta ai tifosi? Perché ritornare sui propri passi? Che poi ci sono ovviamente scontri politici in gioco, ci sono i prefetti, allora giri di telefonate, dichiarazioni dalla Germania e l'Italia. Si era ritornato sui propri passi e poi si è tornato comunque sul decreto per vietare la trasferta ai tifosi dell'Eintracht. Ma perché giocare al gatto e al topo quando si devono prendere decisioni serie, nette e giuste? Poi, per quanto riguarda i provvedimenti da prendere, io ne ho già parlato, mi sembra, nel post partita di Eintracht Napoli, perché successe già qualcosa all'andata, però ne avevo già parlato, no, era nel pre-partita o nel post partita di Napoli-Atalanta. I provvedimenti che vanno presi devono essere non solo giusti ed andare a prendere ovviamente i facinorosi senza fare di tutto un erbo un fascio, vietare la trasferta a tutti i tifosi perché eh, perché al limite ci sono 100-150 facinorosi che vanno sempre a far casino. I tifosi dell'Eintracht statisticamente ogni trasferta e ogni qualvolta si presenta una partita di cartello ci sono 100 arresti di media. È perciò che dopo questa statistica prefetto, sindaci e quant'altro hanno vietato la trasferta ai tifosi dell'Eintracht perché i numeri parlano chiaro, quindi che loro sarebbero venuti a Napoli a far casino lo si sapeva già dopo la partita dell'andata. Si poteva tranquillamente evitare e gestire un tantino meglio, secondo me, la situazione. Però non sono io né il sindaco di Napoli né il prefetto e né nessuno in carica per poter prendere queste decisioni. Fatto sta che se non si arriva a dare delle pene esemplari, non si risolverà mai niente. Perché devi sicuramente prendere tutti i facinorosi. E ok, per esempio, prendiamo al limite un provvedimento Italia per Italia. Allora c'è stato per esempio il fatto degli scontri tra Napoli e Roma all'autogrill e quant'altro. Vietate le trasferte ai tifosi del Napoli e della Roma. Allora, andiamo un tantino indietro, ma quella giornata di campionato dove Napoli e Roma avevano le due trasferte e dovevano percorrere gli stessi chilometri di autostrada per raggiungere il campo di gioco. Ci voleva la zingara per indovinare che poi si sarebbero trovati e incontrati per strada, dovendo far la stessa route per andare a giocare. Non ci vuole la zingara. È solo che forse qualcuno ci marcia, perché la mia idea è sempre la stessa. Qualcuno ci marcia o c'è alla base incompetenza totale, perché vietare la trasferta per esempio in Champions League già è diverso perché ci sono aerei che arrivano dall'estero, devi vedere le stazioni, devi controllare comunque tifoserie avversarie, c'è una lingua diversa, non puoi comunque comunicare al 100% con tifosi, con rappresentanti avversari perché comunque c'è la lingua che è diversa. Ma in Italia è anche Italia per Italia che succedono queste cose e non vengono comunque prevenute, mai. Nel 2023, con tutta la tecnologia del mondo e telecamere che possono raggiungere risoluzioni assurde, tu puoi beccare tranquillamente tutti quelli che devi beccare per dargli non lo so, gli dai un DASPO a vita. Secondo me il DASPO è relativamente una soluzione, ma per me c'è bisogno di pene esemplari che siano domiciliari, che siano, non lo so, lavori pubblici da andare a fare. Fate ciò che volete, però queste cose fanno male al calcio e fanno male soprattutto alle partite che poi sono importantissime, perché la partita del Napoli questa sera è la più importante della stagione. Quindi, se deve essere macchiata
quattro tifosi che comunque fanno sempre la stessa cosa e vanno sempre in trasferta a rompere le scatole alla tifoseria avversaria. Allora il calcio perde eh, quella frizzantezza, perde quella appeal che la partita stessa poi ti dà già dal giorno prima, almeno io parlo per noi tifosi del Napoli. Io sono andato in prepartita già ieri sera, perché già ieri sera, a parte le notizie dei tifosi, il giorno prima di una partita di cartello, una partita importante, già cominci a pensare, dormi poco, dormi male, perché c'è il match domani. Però si poteva evitare e si doveva evitare, visto tutti i campanelli d'allarme che ci sono stati, si poteva tranquillamente evitare. Detto questo, io spero che il Napoli riesca a fare una grandissima partita stasera, come preannunciato in conferenza stampa da Spalletti, da Ramani. Siamo tutti convinti che il Napoli possa passare il turno, però testa bassa e pedalare, perché tutto questo contorno deve andare in secondo piano, almeno per quanto riguarda i calciatori che scenderanno in campo, perché può essere comunque un fattore di distrazione. Tutto qua. Abbiamo visto il video del capitano Di Lorenzo che ha esortato tutti quanti, ragazzi, divertiamoci dentro e fuori dal campo, non rispondiamo agli insulti e alle cose che arriveranno perché arriveranno. E ovviamente le parole del capitano sono state prese alla lettera e sono sicuro da tutti i napoletani e tutti i tifosi del Napoli, perché anche tra le tifoserie del Napoli comunque ci stanno quei facinorosi che rispondono alle provocazioni o al limite provocano, perché qua non so io a parlare che sono i tifosi dell'Eintracht o sono i tifosi del Napoli. Cioè, può essere pure che partano i tifosi del Napoli e i tifosi dell'Eintracht si difendano e succede qualcosa di poco bello. Spero di no. Spero di no, perché ripeto, non voglio che venga intaccata la magia di questa partita, perché il Napoli stasera può fare la storia, passare ai quarti di finale, poi chi becchiamo ai quarti, ragazzi, a me cambia poco. Ieri sera ho avuto una live sulla piattaforma Viola, sono stato invitato a un salottino dove si parlava di calcio con altri tifosi di squadre avversarie, della Juve, della Lazio, del Milan. E mi è stato chiesto chi vuoi beccare tra Real e City, se la scelta sarebbe solo Real e City. Allora io ho risposto, voglio beccare il Real perché se viene attaccato comunque forse qualche gol lo becca. Non vorrei beccare il City perché rischiamo di prendere, cioè qualsiasi squadra rischia di prendere una goleata come quella di ieri. Io ho visto la partita, ho visto un po' di Inter, ho visto un po' di City Lipsia e non so se ci sia al momento in Europa una coppia centrale difensiva che possa fermare Haaland. Non vedo nessuno capace di riuscire ad arginare quel gigante. È un gigante e non lo riesce a fermare in nessuna situazione perché per 80-90 minuti che giochi, 70, non importa se ne gioca 45 tutta la partita, ti fa 45 minuti di corsa, intensità, recupero palla, si trova sempre al momento giusto per buttare la palla dentro, detta il passaggio per gli avversari, lo trovi a recuperarlo a centrocampo. Attaccante completo ed è il miglior attaccante del mondo in circolazione al momento e sta stracciando tutti i record. Che poi è così giovane che non riesci nemmeno a crederci, secondo me. Cioè io almeno non ci credo che così giovane tu riesci a fare tantissimi gol. Le cifre e le statistiche le ho lette ma non le ricordo, però se fai 5 gol in una partita devi essere per forza forte. Non è il caso, non è l'opportunismo, non è la squadra che gioca solamente per te. Sei anche tu che devi comunque trovarti sempre lì e sempre sul pezzo, non sbagliando praticamente niente, perché comunque anche Osimhen, anche Quara, prendiamo l'esempio dell'Inter, Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko, grandi attaccanti, però non hanno quell'efficacia
non quell'efficacia, ma in percentuale comunque occasioni create e palle buttate dentro, Haaland fa spavento, fa paura. E invece altri attaccanti ovviamente su 4 ne buttano dentro una, su 5 ne buttano dentro due, dipende poi dalla partita, però Haaland non stecca, se si trova sotto porta non gli puoi lasciare nemmeno un metro. Negli ultimi 15 metri non puoi, secondo me, lasciargli spazio. O gli giochi addosso e al limite si potrebbe, secondo me, solamente mettergli un uomo addosso, però poi ti vai a sacrificare un elemento della difesa e puoi prendere tranquillamente imbucate perché ti fissi su Haaland e poi comunque squadre corazzate come il Manchester City, Real Madrid e altre squadre come il Bayern comunque hanno calciatori che possono farti male, fermi Haaland e prendi comunque il gol da un'altra parte, quindi la marcatura uomo nemmeno può portare a tanto, ci vuole dedizione, ci vuole fiato soprattutto perché devi stargli sempre dietro e devi cercare di arginarlo il più possibile, anche se, ripeto, per me è difficilissima ed è secondo me la cosa più complicata da fare. Quindi risposi ieri sera alla domanda che volevo il Real Madrid perché non voglio beccare il City, non voglio beccare Haaland almeno ai quarti di finale, ovviamente sempre se passiamo il turno scaramanzia e piedi per terra sono, sono un marchio di fabbrica su questo canale perché non voglio sbilanciarmi quasi mai. Partiamo avvantaggiati con i 2 gol di vantaggio, però abbiamo visto comunque la partita dell'Inter ieri, ovviamente partita impostata diversamente. Inzaghi ha fatto non una sorta di catenaccio, però comunque ha atteso il porto. Ti è andata bene perché ti è andata bene, però partite giocate così al 90% le perdi perché la traversa, il palo, ti entrava quel pallone, poi ti devi giocare ai supplementari e al limite i calci di rigore dopo una partita che hai impostato sullo 0-0 perché tu l'hai impostata per pareggiarla e per coprirti con il gol che hai fatto all'andata. Sbagliatissimo e spero che il Napoli infatti faccia una partita completamente offensiva, almeno il primo tempo, 45 minuti per far capire comunque all'Eintracht che è venuto a Napoli e passiamo noi, e poi ovviamente gestire le forze. Nel caso riuscissimo, non credo sia difficile, però nel caso riuscissimo ad andare in vantaggio di 2 gol nel primo tempo, bilanciare un po' le forze e qualche cambio che Spalletti saprà meglio di me, perché giochiamo sempre con la formazione titolare, è sempre il solito 11 e qualcosa la paghi a livello di fisicità, a livello di condizione. Con questo non voglio dire che Spalletti ha sbagliato la formazione, attenzione, voglio solo dire che qualche cambio al risultato acquisito va fatto. Anche perché abbiamo visto, io prendo l'esempio dell'Inter perché l'Inter è la rosa in Serie A che è la più competitiva, secondo me. Però Inzaghi non è riuscito a dare delle gerarchie sia tattiche e sia personali. L'abbiamo visto con il rigore tirato nell'ultima partita contro lo Spezia è andato Lautaro a battere quando il rigorista poteva essere Lukaku per percentuali, per realizzazioni dei calci di rigore. Però se tu non metti i patti in chiaro e dai delle gerarchie ai calciatori, tira lui e basta. Ne escono poi prestazioni dove tu cambi la formazione, cambi qualche elemento, quello non gioca, l'altro al limite gli viene il mal di pancia perché credeva di giocare. Ed è questo il punto di forza del Napoli, nel quale Spalletti è riuscito ad entrare nella testa di tutti e riuscire a far capire, partendo dal primo massaggiatore ad arrivare al presidente con squadra e tutti quanti, far capire la direzione nella quale remare. Se remano tutti quanti nella stessa direzione, i risultati non è che sono assicurati, ma le soddisfazioni arrivano. Non oggi, non domani, ma a lungo termine porti sicuramente soddisfazioni a casa. Questo è poco ma sicuro. Quindi, secondo me, a parte il dire il campionato italiano, quello è scarso, ma il campionato italiano perché siamo sempre gli stessi, è un campionato proprio così, terra terra. E io vi rispondo
In Inghilterra il Tottenham ha fatto 9 sconfitte, mi sembra che è terzo o quarto. E il Manchester United ha perso 6 partite, mi sembra, eh. Non voglio sbagliarmi, correggetemi se sbaglio, ragazzi. Però hanno comunque 15 punti di distacco da Arsenal e City. Ed è arrivato domenica scorsa il Bournemouth che ha vinto 1-0 con il Liverpool. Allora mi direte, sì, ma il Liverpool, quello quest'anno, così, così. Lo Spezia ha vinto con l'Inter, il campionato italiano è un campionato di basso livello. Il Bournemouth vince con Liverpool, quelli in Inghilterra, la Premier, è un grandissimo campionato. Sono campionati che vanno così. Ci sono annate dove la squadra prima in classifica domina e puoi solamente inseguire o al limite puoi solamente sperare in un posto Champions perché il primo posto è completamente blindato. Però nel dire che poi il campionato italiano sia di basso livello, aspetterei un attimo. Negli anni passati potevo anche farla passare questa cosa, ma quest'anno dove comunque nelle competizioni europee stiamo dicendo la nostra, Inter e Milan sono passati, il Napoli stasera, Roma, Lazio, Roma, Lazio, Juve e Fiorentina avranno tranquillamente la possibilità di passare il turno tra Conference e Europa League, quindi siamo quasi tutte quante dentro. E se questo non è un dato per dire che il campionato italiano non è quello che ci vogliono presentare, allora chiudiamo tutto, non ne parliamo più di calcio. Questo era quanto, ragazzi, per Napoli-Eintracht. Spero che stasera sia una grandissima partita. Divertiamoci e spero in tantissimi gol. Ovviamente non spero che sia un 6-1 come l'Ajax, però tantissimi gol. Parlo di un 2, un 3-0, un risultato un po' largo perché a livello tecnico e a livello di rosa siamo nettamente superiori. Non facciamoci infinocchiare da tutte queste cose che sono successe. Volevo solo fare il punto della situazione con voi, facendo anche la prima live di questo canale per vedere anche il funzionamento, miglioramenti da fare, microfoni e quant'altro. Ci vediamo nel prossimo contenuto, ragazzi. Vi lascio un abbraccio e sempre Forza Napoli. Ciao a tutti.